Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare l'ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via al video progetto. Far vedere un fiore molto bello ma anche molto veloce da fare ed è veramente pratico per tante lavorazioni. Prendete il filato che desiderate, io uso un cotone numero 2 e l'uncinetto numero 3. Piegate il filo su di sé e creiamo come se andassimo a fare il nodino, ma non lo stringiamo, lo teniamo aperto. Poi andiamo a fare 1, 2, 3, 4 catenelle. Rientrate nel nodino, prendete il filo e fate un punto bassissimo. Ora siamo pronti a stringerlo. Così abbiamo creato questa asola minuscola che è il nostro centro e su di esso andremo a lavorare il fiore. Facciamo un punto catenella, rientriamo qui al centro e andiamo a fare 6 punti bassi, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vedete 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il punto catenella che ci è servito per avviarci non lo conteggiamo, ci chiudiamo qui nel primo con una maglia bassissima, punto catenella, rientro qui dove mi sono chiuso e faccio punto basso e 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado nel prossimo punto di base e faccio un punto basso, 1, 2, 3, 4 catenelle, prossimo punto di base, punto basso. In pratica andiamo a creare questi archetti formati da 4 catenelle. Il totale delle maglie di base sono 6, quindi dei punti bassi, di conseguenza dovremo avere 6 archetti. Il sesto archetto lo chiudiamo qui sul primo punto basso lavorato con una maglia bassissima. Ora mi sposto camminando con una maglia bassissima nell'archetto subito disponibile, quindi in quello lavorato per primo. Ora iniziamo a fare i petali. Quanto fare grandi petali lo decidete voi, sia per quanto riguarda l'altezza del petalo sia per quanto riguarda la larghezza. Ci tengo a dirvi che più i petali sono grandi e larghi, più questo fiore diventa 3D, quindi diventa molto importante. Adesso io vi faccio una media di 6, adesso lo vedrete, ecco di cosa sto parlando, però potete farlo di 10, potete farlo di 3, insomma decidete voi in base a quanto deve essere pieno questo fiore. Ci alziamo con 6 catenelle, quindi io lo faccio anche molto alto, anche l'altezza come ho detto prima dovete deciderla voi. Carico l'uncinetto, vado nell'archietto, prendo il filo e lo tiro su, faccio un passaggio tramite l'asola che ho messo giù e ce l'avevo già, poi concludo con un punto basso. Vi faccio vedere un'altra volta più piano, un attimo che sono senza filo. Allora, carico, vado nell'archetto, prendo il filo, tiro su fino a quando queste catenelle si allungano, vedete? Questa è l'asola iniziale, questa è quella che ho caricato sull'uncinetto e questa è quella che praticamente ho caricato prendendo il filo. Prendo il filo, passo le prime due,
tengo, riprendo il filo e blocco. Io di queste adesso ne farò 6 di questi. Non posso neanche chiamarle maglie alte perché non sono maglie alte, però diciamo che la base è quella, è una maglia alta super allungata di base. Io ne farò 6, voi potete farne, come ho detto prima, o di più o di meno. Mi raccomando, cercate di tenerle la stessa altezza, anche se, siccome la natura non è perfetta, avere un petalo un po' diverso rispetto all'altro, per quanto mi riguarda, è una scelta molto bella, perché neanche la natura è perfetta. Ecco, 3, 4, 5. Dopo averne fatte 5, facciamo anche l'ultima, che abbiamo detto che lo facciamo 6 e 6. Eccola qui. Vado a fare 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vado sempre nello stesso archetto, maglia bassissima, e mi sposto nel prossimo sempre con la maglia bassissima. Mi alzo con 6 catenelle, 6, carico e vado a fare il prossimo petalo. Questo fiore, ragazzi, si fa in un attimo ed è veramente molto bello. Io adesso lo vado a finire, ci ritroviamo alla fine del video. Guardate quanto è bello, è anche molto facile. Ed eccola finita, la trovo splendida perché è molto classica ma molto carina. La parte centrale, se voi la sviluppate un po' di più, anche i petali riuscite a farli diventare molto più grandi, cioè se fate più righe e poi andate a sviluppare le 4 catenelle ma ne fate, che ne so, 6, è normale che il petalo sia in altezza che in larghezza molto più grande, quindi come applicazione è molto visibile, molto come dire, con carattere. Altrimenti fate come me, subito nella seconda riga andare a sviluppare comunque i petali. Io la trovo molto delicata, molto bella e perfetta per tante cose. Arricchire una maglia, una t-shirt, una borsa, dei piccoli accessori, un cappellino, cioè io l'ho usata in cotone, ma siete liberi di utilizzarla in qualsiasi filato. Se ti va di vedere altri miei video progetti e imparare insieme a me altre tecniche, l'unica cosa che devi fare è iscriverti. Non vedo l'ora anche di vedere i vostri commenti, sicuramente è un modello che un'altra creativa ve l'ha proposto, ma questo è il mio modo di farla. E soprattutto se sei appena arrivato nel mondo dell'uncinetto, questo è un lavoro facilissimo per te. Noi ci vediamo al prossimo video progetto, io vi mando un grosso abbraccio.